È una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. Salve a tutti, siamo nuovamente con Maria Jencek, Satyabhama Devidasi. Sono stato bravo? Siamo qui per la seconda parte, essendosi fatta troppo lunga l'altra volta, della chiacchierata con Maria. Buongiorno, buon tutto a tutti voi. Maria Jencek, Satyabhama Devidasi e le 12 notti sante del periodo di Yule, dal 25 dicembre al 6 gennaio. I cosiddetti 12 giorni o 12 notti costituiscono, come stabilito nel 567 dal Consiglio di Tours, il periodo religioso festivo che intercorre tra il Natale, 25 dicembre, e l'Epifania, 6 gennaio. Solitamente è considerata il 13° giorno, ma dato che il calcolo può differire da paese a paese, talvolta ha anche il 12° se si inizia a contare dal 26 dicembre. Gli studiosi del folklore hanno spesso attribuito ai 12 giorni di Natale l'origine pagana derivata dalla festività germaniche, che pare però si tratti più semplicemente di un tentativo della Chiesa di unire il Natale all'Epifania. Durante queste 12 notti la costante è l'accendere le candele per bruciare ciò che è stato e portare a risvegliare la propria luce interiore. Superstizioni e tradizioni popolari legate al periodo. Al periodo sono legate molte tradizioni e superstizioni popolari. In Germania le 12 notti del periodo vengono chiamate 12 notti fumose, notti caratterizzate dalla comparsa di spiriti maligni dai quali bisognava difendersi con maschere, rumore e appunto accensioni di surfumigi. Sempre in ambito germanico si credeva inoltre che queste notti facesse la sua comparsa la cosiddetta schiera furente guidata dal dio Odino. In Grecia fanno invece la loro comparsa mostri noti come Callicantazaroni. In alcune invece zone dell'Inghilterra si riteneva si trattasse di un periodo infestato da spiriti maligni. Vigeva per questo motivo il divieto di filare. La tradizione di Yule invece è molto festosa e gioiosa. Estremamente importante alla base delle festività di Yule è proprio il ceppo di Yule, ovvero un tronco di betulla o abete che si usa per festeggiare e man mano le sue ceneri vengono usate nei vari rituali gioiosi di Yule e poi conservate tutto l'anno per guarire e come medicinale. Oltre al ceppo di Yule si fanno anche delle bellissime ghirlande con rami di pino e agrifoglio. Questa è la tradizione di base del periodo di Yule. Le 12 notti santi sono simboli per le 12 forze dell'anima che vivono in noi e così questa indicazione è valida per sempre, non solo per le notti sante. Il 1 gennaio a mezzogiorno abbiamo il sole molto vicino alla Terra, il punto più vicino alla Terra, è per questo che ci sono proprio 5 giorni e mezzo prima e 5 giorni e mezzo dopo che è il tempo esatto delle 12 notti sante. In queste serate, le più buie dell'anno, siamo più vicini allo spirito del Sole e questo significa che il Sole spirituale risplende all'interno della Terra, nonché dentro di noi, e rende trasparente e illumina tutto dall'interno, mentre dopo il Sole illuminerà la Terra dall'alto e quindi dall'esterno. Si deve intraprendere queste 12 notti sante perfettamente svegli e ben consapevoli. È importante che la prima sera, il 24, si rimanga svegli fino all'1 o alle 2 del mattino, mentre le altre notti, se possibile, cercare di andare a letto regolarmente
Allo stesso tempo è importantissimo vivere in un ritmo regolare in questo momento. Se questo non è possibile nella vita attiva, si deve cercare di fare così internamente, cioè dentro noi stessi. Coloro che non possono restare in silenzio nella vita esterna dovrebbero cercare costantemente di essere interiormente consapevoli della sacralità del momento. È importante svolgere mansioni che ci portano a mantenere questa consapevolezza e questa sacralità del tempo, almeno dentro di noi, non consentendo a nulla di malsano, a nessuno di sgradevole, minaccioso o qualsiasi cosa preoccupante che entri dentro l'anima, rimanendo sempre vigile e rigoroso con se stessi in tal senso. Durante l'esperienza del Natale, con le 12 notte sante, seminiamo un seme per i prossimi 12 mesi, affinché questo tempo possiamo utilizzarlo per migliorare. Poniamo quindi un mese, giorno per giorno, un seme a mese per mese, rispettivamente nell'anno seguente. Dobbiamo quindi cercare di passare questi 12 giorni santi correttamente, nel modo migliore, per ciò che noi desideremmo avere, ricevere e fare nell'anno che sta entrando, e quindi per la nostra rinascita e per poter dare a questo anno entrante, mese per mese, un valore maggiore di buon auspicio e fondamentale per la nostra rinascita, per il nostro successo personale, per la nostra vita interiore ed esteriore. Prima notte santa, 24-25 dicembre, Capricorno, gennaio. Questa notte santa è la notte in cui Cristo è nato nell'anima e dell'anima chiede: può la mia anima essere liberata, salvata, redenta con tutte le mie debolezze, i miei difetti e le mie passioni? Simbolo di questa notte, la stalla di Betlemme in povertà e umiltà, in cui sarebbe nata la luce del mondo, la luce del silenzio, entra nell'anima e insegna ad affermare con gioia il bene che si trova in noi stessi e negli altri. L'anima cerca il mistero di una foresta buia e senza strade. Lo spirito divino nasce nella materia. Alfa e Omega, tocca e crea la vita. Notte Santa, seconda. 25-26 dicembre, simbolo dell'acquario e del mese di febbraio. Notte di Giovanni, l'aquila dell'anima sale alto con le ali e guardando indietro alla grande altezza osserva la propria vita e tra l'uomo riconosce le leggi del karma. Il mistero, la scelta del sentiero stretto o difficile, del percorso ampio o facile. Per coloro che sono nati dalla carne è difficile trovare il percorso dello spirito. Dalla Bhagavad Gita la domanda è: una vita egoista o una vita dedicata all'umanità? Notte Santa, terza notte santa, 26-27 dicembre, rappresenta il segno di pesce il mese di marzo. Ora seguono le 3 notti del Giglio Bianco. L'anima riconosce che non può rimanere in cima, che sarà di nuovo tirata verso il basso perché ha in se stessa troppo peso terreno. La mente cosciente comincia a purificare il corpo terreno e presuppone che ogni cibo, emozione, quindi intesa come emozione, sensazione, eccetera, porti una purificazione, un cambiamento. Quindi ogni cosa che in questo giorno si farà, in questa notte, si comprenderà per purificarsi, per liberarsi dai pesi che ti hanno tenuto in una certa situazione, in un certo luogo, in una certa dimensione mentale, emotiva e fisica, psicologica, vengano rilasciati. Quindi il mistero è non dimenticare mai il conseguimento degli obiettivi nel lontano esodo per il regno terreno. Notte Santa numero 4, 27-28 dicembre, simbolo l'ariete, il mese di aprile, purificare consapevolmente il nostro corpo astrale. Le antipatie e simpatie si trasformano in amore, amore completo, sempre attraverso l'amore. L'amore zittisce le passioni e i desideri. La forza di Cristo ci illumina e ci fortifica nelle nostre battaglie con Lucifero e Arimane e la nostra metamorfosi. Il mistero, il lavoro personale deve essere messo al servizio di tutti per il bene di tutti. L'arcangelo Uriel ci pone davanti a uno specchio in cui vediamo noi stessi come siamo.
Notte Santa numero 5, 28-29 dicembre, segno del Toro, mese maggio. Purificare consapevolmente il corpo del pensiero, disciplinare il pensiero concentrandosi sulle cose positive, trasformando le colombe nere del pensiero in colombe bianche, perché il nostro pensiero può essere paragonato a una colombaia quando non si dispone di alcuna disciplina. Dobbiamo imparare a chiudere la colombaia quando giungono pensieri negativi e strani. Mistero, il Tempio è purificato da Cristo. Notte Santa numero 6, 29 e 30 dicembre, Gemelli, mese di giugno. Ora seguono le 3 notti della spada, le notti di Pietro, la notte della consacrazione della spada. Ognuno di noi ha forgiato la propria spada di discernimento, ognuno di noi ha una forza nella volontà spirituale, deve unire l'eterno, l'immortale con il peritudo, in modo da riconoscere la verità. Il mistero, riunire il figliolo di Dio con il figlio dell'uomo, l'unità. Notte Santa numero 7, 30-31 dicembre, Cancro, luglio. Il serpente dell'elsa della spada, saggezza, dedicarsi a letture elevate e la notte del grande comandamento. Mistero, chi governa la tua anima? Chi è l'autore delle nostre azioni? Noi siamo liberi o dobbiamo rafforzare la volontà in noi? Notte Santa numero 8, 31 dicembre, 1 gennaio, Leone, agosto. La croce dell'elsa della spada del sacrificio, l'uomo con la spada di Cristo, spada del potere, che non può far male, parla in un linguaggio della verità, e la notte di paura e di orrore. Mistero, un cavaliere con la lancia della volontà e la spada della conoscenza ha un cane attaccato a lui, come simbolo di obbedienza. Dietro di lui ci sono la morte e il diavolo, e un certo livello di conoscenza, un errore, una mossa sbagliata può portare rapidamente alla perdizione. La vittoria si ottiene grazie alla pienezza della divinità, con consapevolezza della responsabilità e fedeltà incrollabile dinanzi al compito della vita. Santa Notte numero 9, 1 gennaio, 2 gennaio, Vergine, settembre. Ora a seguire le 3 notti della corona. Distacco, ovvero staccare dall'intelletto le tue cure terrene e pratico. Questa è la notte santa tripla, e quando il sé inferiore si arrende in un desiderio di servire e di essere integrato. Santa Notte 10, 10ª Santa Notte. 2-3 gennaio, Bilancia, ottobre, è la notte che viene dal servizio, il più grande sacrificio, obbedire, ascoltare. Impariamo ad ascoltare la voce interiore e i segni del divino. Qualcosa di misterioso grida in noi attraverso varie incarnazioni. La sua chiarezza è aumentata con il sacrificio e la decisione. Santa Notte numero 11, 3-4 gennaio, Scorpione, novembre. È l'11ª notte e la lotta contro il guardiano della soglia. Dobbiamo costruire in noi il mistero del castello del Graal. Dobbiamo professare lealtà verso l'Altissimo. Dodicesima Notte Santa, 4-5 gennaio, Sagittario, dicembre. Nella 12ª notte si colloca la corona della lotta ai piedi del divino, perché abbiamo vinto la corona, ma questa lotta è stata vinta con l'aiuto e la grazia divina, perché la grazia proviene dal flusso di una fonte che l'uomo con le proprie umane forze non può raggiungere. Ora riusciamo a fare un principio e una fine di tempo senza spazio e uno spazio senza tempo, tutto eterno e santo ora. Sagittario, le forze della perseveranza per raggiungere gli obiettivi e le finalità del cacciatore, da utilizzare in modo da poter ricevere il bene spirituale. Quello che abbiamo conosciuto e accettato nelle 12 notte sante, dovremo portarlo nella vita e spiritualizzare così la materia e l'anima.
Notte Santa numero 13, 5-6 gennaio, l'Epifania. Come si suol dire, con l'Epifania tutte le feste porta via, e difatti è una chiusura di tutto questo periodo così santo, così vivo, così ricco. Le 12 notti sante sono importanti per la vita e il destino di tutto l'anno, possono piantare un seme di buona volontà. Rudolf. Durante le 12 notti sante del periodo di Yule si celebrano degli antichi rituali propiziatori per l'anno in arrivo affinché possa essere felice, serena, abbondante e di buona salute. Si onorano il rodo, ovvero i propri antenati, le divinità dei boschi e della natura, in modo da creare con loro un buon legame. Si crea quindi uno scambio tra un rituale offerto alla natura lasciate poi nel bosco e negli incroci. Queste festività di Yule sono seguite e celebrate nello stesso periodo natalizio in cui per il cristianesimo si aspetta l'arrivo di Gesù bambino. Nella tradizione slava ed anglosassone si tengono vive anche queste antiche festività in una nuova rinascita. Il ceppo di Yule, così come le corone intrecciate con rami di pino ed agrifoglio, spighe di grano e candele sono una costante in queste celebrazioni. Le candele possono essere semplicemente decorative, di cera d'api o anche ritualizzate con dentro erbe, semi, spighe di grano, rametti di pino ed altri elementi. Vengono accese tutte queste candele durante tutte queste notti, le 12 notti sante, per purificare il vecchio ed avvicinare il nuovo. Questi antichi rituali di Yule, di queste 12 notti sante, ci portano in contatto e in connessione con gli elementi della natura per dare nuova vita alla nostra essenza profonda. Ecco il libro speciale che ho preparato, i Grimori di Yule, praticamente copertina flessibile e copertina rigida, e all'interno puoi trovare alcune pagine come puoi vedere qui. Da una parte metti l'occorrente per il tuo rituale, quindi il nome e tutto quanto, e dalla parte posteriore metti l'orazione. Così per tutti i giorni di Yule potrai conservare i rituali specifici per ognuno di noi. Sono tutti in copertina flessibile e in copertina rigida, come anche questo grimorio magico dei rituali colore blu notte. Ecco alcune pagine interne, fanno tutte parte della collana Magico Sentiero. Il grimorio invece, quello verde smeraldo, anche questo è leggermente diverso dal precedente, ma in ogni caso è sempre adatto per scrivere i tuoi rituali, le tue orazioni, quelle particolari del periodo che hai scelto. Ogni grimorio lo puoi nominare diversamente per poterlo riconoscere. Tutti questi libri sono in vendita su Amazon e potete trovarli facilmente cliccando il mio nome sopra oppure sul mio sito Realizzazione Interiore. Ecco il grimorio, esattamente il mio quaderno delle pozioni magiche, quaderno per scrivere le pozioni magiche. Questo è invece il diario degli obiettivi da raggiungere con l'aiuto delle fate dei desideri. Avete lo spazio giornaliero con diverse icone carine da cliccare e segnalare, e di conseguenza la parte posteriore per scrivere il vostro desiderio, la vostra chiacchierata scritta con le fate. Questo invece è il diario dell'amore per se stessi in confidenza con le fate desideri. Anche in questo diario avete lo spazio per segnalare quali sono i vari punti da mettere in risalto e quali parole di amore, quali belle realizzazioni avete ottenuto e che cosa potete dirvi ogni giorno, e la parte retrostante per parlare, confidarvi con le fate. Tutti questi libri sono in formato A4, potete trovarli su Amazon oppure, come dicevo, sul mio sito
www.realizzazione-interiore.com. Allora, eccoci qua, buongiorno o buon pomeriggio che sia a tutti quanti. È l'argomento di Yole, perché l'altra volta ne avevamo parlato e ha a che fare appunto col solstizio d'inverno, ne avevamo fatto già la scaletta e tutto quanto. Questo grimorio fa parte del gruppo dei grimori che ho scritto ed è caratterizzato dal fatto che ci sono tutti i simboli di Yole. Simboli di Yole significa che hanno anche una vasta, come dire, Yole è tutta una festa, che è tutto un periodo. Quindi questo grimorio, come vi ho già detto, i grimori sono vuoti, quelli che ho fatto io, sono fatti apposta per poter, come posso dire, scrivere, annotare quello che ti serve per questo periodo. Quindi se ha una ricetta, una cosa, eccetera, a questo punto puoi annotarla e puoi interagire più facilmente con quello che praticamente Yole ti permette di fare, no? Ed è un periodo di chiusura dell'anno, ma è un periodo anche di rinnovamento, ok? Ci sono determinati simboli di Yole che portano bene, ci sono diverse storie interessanti e quindi fa parte della cultura celtica, sì, ma della cultura nordica in genere, ma comunque ha delle radici pagane, che sono delle stesse radici che comunque noi possiamo avere. Perché che cosa succede a Natale? Anche cristianamente parlando, è vero che arriva Gesù bambino, ma perché arriva proprio adesso? Questo povero bambino proprio a Natale doveva nascere con tutto il freddo, ma perché c'è una chiusura di un anno e un inizio del nuovo. Quindi con la chiusura dell'anno arriva qualcosa di nuovo, in questo caso cristiano, Gesù bambino, ok? Per un nuovo inizio, anche perché pensateci un attimo, sto povero bambino dentro sto freddo, secondo la iconografia, gli arrivano sti tre re magi, oro, incenso e mirra. Senti, questi hanno bisogno di mangiare, di coperte, di vestiti. Oro, incenso e mirra? Ragazzi, se uno ti porta l'oro, allora magari te lo rivendi e compra oro, ok? E siamo adesso. A mirra che ci fai? Poi la mirra era in granelli, quindi ci voleva il carboncino, e questi che se lo sono messo sul fuoco. Incenso lo stesso. Sono tutte delle rappresentazioni, capito? Perché infatti con l'oro è una cosa preziosa, l'incenso è quello che poi incenso di olibano, quello che tradizionalmente si usa nelle chiese, quello che vedete che fanno così, che dondolano, ecco, quello è incenso di olibano in grani con un carboncino dentro, e loro purificano perché tradizionalmente l'incenso da chiesa è quello di olibano. E la mirra è sì un incenso, ma è anche un olio, e quindi chiaramente chi ce l'aveva? Le persone nobili, le persone importanti. Il popolo non ce l'aveva. Si usava anche, sapete, anche i romani usavano gli oli per lavarsi, cioè lavarsi. Diciamo che loro non tanto, usavano i profumi, poi dopo andavano alle terme, avevano le saune e tutto il resto, ma il lavaggio in romano, diciamo, era, insomma, si arrangiava, ecco, puzza che bello con un profumo in più, ecco, sostanzialmente, questo è il concetto. Non è il concetto che invece hanno gli indiani e tutte queste popolazioni asiatiche del lavarsi molto per purificarsi, perché diciamo che Roma c'era il Tevere, per cui all'epoca non era come adesso, però i romani avevano tutti questi bagni, ok? E quindi quello è il senso di purificazione, pulirsi e poi mettersi l'olio. Qui invece siamo a Yole. Yole invece ha tutta un'altra tradizione. Aspettate che tiro fuori i miei appunti che sono spariti, porca miseria. E quindi ci sono anche delle ricette. Una cosa di Yole, per esempio, voi lo conoscete il salame di cioccolata? Quanti di voi lo fanno? L'origine è il tronchetto di Yole, che però fatto in alimento, chiaramente è un tronchetto, un tubetto, con il cioccolato, nocciole, mandorle, quello che è, perché sono frutti nordici, diciamo così, frutta secca noi intendiamo, no? Che poi non è secca in effetti, se ci pensi, ecco.
perché comunque fresca ma non seccata, essiccata, perché quella frutta secca sarebbe essiccata. Noi la chiamiamo comunque frutta secca. E praticamente quello è il salame di cioccolato, l'origine è proprio nel Yole, nel tronchetto di Yole, che ha tutta una sua storia. Poi c'è quel cavallino in paglia che conoscete, quella è una capretta, e quindi c'è quello. Poi c'è la svastica, che noi pensiamo che sia quella praticamente dei fascisti, invece no, è un simbolo orientale del sole nascente e del sole calante. Ricordate l'altra volta abbiamo parlato dei punti di orientamento della porta di casa, eccetera. Ok, quello. Quindi sole nascente, i raggi sono in salita, e sole calante, i raggi sono in discesa. Dicevamo la porta di casa a est, sole nascente, quindi porta nuove energie e tutto il resto. Invece se è verso ovest, tutto quello che hai fatto durante il momento che tu hai fatto dell'attività vanno giù con il sole. Quindi questa è l'origine della svastica, e noi diciamo è tutto fascista. No! Adesso esuliamo dal discorso di Yole, ma poi lo riprendiamo. Perché questo nel nazismo? Dovete pensare all'epoca storica, si parla degli anni 30. Tra gli anni 20 e gli anni 30 ha cominciato ad andare di moda il viaggio in Oriente, ok? Quindi con il viaggio in Oriente sono arrivati tutti i libri sacri, testi, eccetera, sacri, e le varie culture. Quindi è vero che esiste un popolo ariano, ma è un popolo ariano non come diceva Baffetto, ma come persone elette con un quoziente intellettivo molto elevato ed un tipo di bellezza, eccetera, molto curato. Cioè è una popolazione con delle origini che sono nelle scritture vediche, che avevano delle letture della cultura molto elevata perché avevano un quoziente intellettivo maggiore della media. Quelli erano, non il biondo con gli occhi azzurri. Erano quelli che, essendo indiani, non erano biondi, non avevano gli occhi azzurri, ok? Erano semplicemente di pelle più chiara, con i capelli più chiari degli altri. Ok? Il sole nascente è portatore di buone energie, ma lo trovi nel buddismo, lo trovi in tutte le popolazioni. Ok? Per cui sono simbologie differenti. Ora torniamo a parlare di Yole. No, Giuseppe dice questa, parla sempre di un sacco di cose. Allora, praticamente Yole ha a che fare col solstizio d'inverno, e quindi è un periodo in cui, diciamo 21 dicembre, perché sempre i solstizi ma sempre tra il 20 e il 21, come dicevamo, no? È un momento di passaggio dell'anno che praticamente va da tutte le altre stagioni verso una stagione di silenzio della natura. Se vi ricordate, ne abbiamo già parlato. E quindi ringrazia praticamente tutto quello che si è arrivato. Ecco perché è una festa ricca di regali, di doni, di addobbi, di profumi, di varie cose, e ha a che fare col dio Veles, che è il dio più importante diciamo, del pantheon pagano in genere, e quindi praticamente è una ricchezza che, come posso dire, invocare lui è come invocare Giove secondo i greci, eccetera, perché il più importante, anziano, è associato a come si chiama? Alla foresta, intesa come luogo dove si va, in un certo senso si ha anche a che fare con come posso dire, con gli antenati. Perché gli antenati? Perché gli antenati hanno a che fare con come posso dire, con la tradizione, quindi con l'albero genealogico, insomma una gran cosa, un sacco di cose. Per cui Dio Veles è il più, ovviamente ha la barba, è anziano, quindi riporta al nostro Padre nostro, quindi è tutto quanto. Guardate quanti hanno la barba e sono anziani fra
i personaggi, diciamo, famosi top di gamma, ok? E questa è una cosa che va. Dopodiché abbiamo visto che questo periodo ovviamente ha tante valenze simboliche che hanno a che fare con la rinascita, sempre rinascita. Qui in tutte queste volte in cui abbiamo parlato di queste cose c'è sempre un discorso di rinascita. Un attimo, è che c'è sempre un discorso di rinascita, non c'è mai il buio inteso come morte, come disperazione, come chiusura, ma sempre come rinascita verso qualcos'altro. Ok, quindi questa è la cosa più importante di tutte, perché solitamente siamo abituati a vedere la chiusura, il buio, inteso come inferi, inteso come cose non belle e cose del genere. Invece questo no, questo è inteso come qualcosa di rinnovativo. Quindi la terra dorme, si sta al caldo, si sta praticamente insieme e quindi si costruiscono, si mangiano cose, ok? Questo è il discorso. Si mangiano cose e quindi si parla di Iolo o Yuletite, che è anche un altro modo di chiamarlo, ed è festeggiato proprio come tradizione, come noi intendiamo la natalizio. Quindi tanti film americani fanno gli addobbi, non si può fare una cosa brutta a Natale, eccetera, perché se no hai capito come comincia l'altro anno, ed è il punto inteso in questa cosa qua. Vuoi aggiungere qualcosa, Giuseppe, visto che sei napoletano e a Napoli c'è la tradizione del presepe? Ero curioso di sapere cosa organizzerai tu in questi giorni. Ti ho vista al mare, ti ho visto in alcune foto al mare o video al mare sul tuo account Facebook. Guarda, come dicevamo le altre volte che abbiamo parlato, a me piace addobbar la casa, sono stata al mare perché noi abitiamo a 25 km dal mare, per cui la mattina facciamo un po' freddino, però la giornata è stata bella. Sul meteo diceva pioggia, con anche neve, non era così, e quindi siamo andati a fare una passeggiata verso il tramonto e la luce era proprio incantevole perché anche il mare era quasi dorato, no? Ho fatto il video che hai visto sul mio canale YouTube era un video verso il tramonto, che anche le conchiglie che ho fatto una parte di video con le conchiglie sembravano dorate dei gioielli, invece erano conchiglie lasciate lì dalle onde del mare che prima erano più alte, poi erano più basse, e noi siamo stati lì, ecco, a fare una passeggiata. È molto bello questo, chiaramente imbacuccati bene, però ecco, essendo a 25 km dal mare adesso dove abito, il che è una pacchia, e quindi si può fare, ecco, una passeggiata del genere. E niente, io ho avuto parenti ieri, ce li avrò fra un po', ho addobbato la casa, mi piacciono le feste perché danno calore, ok? Ed è il concetto che la festa dovrebbe dare. Poi c'è chi, come la tradizione napoletana, fa dei mega presepi, e lì è la tradizione più, sì, del mangiare tutti insieme, eccetera, però c'è il presepe. E invece a Iole c'è il tronchetto algida, per esempio, no? Il tronchetto, che si taglia, ognuna una fetta di questo tronchetto, perché in realtà la tradizione ha a che fare con il tronco, è un tronco di abete che deve essere anziano, vecchio, di un certo tipo, deve essere già secco, non si taglia così, e quindi poi dopo, fine della festa di Iole, si brucia ed è il tronco dell'anno, quindi alla fine si va a bruciare alla fine dell'anno passato per averne uno nuovo. Ecco la tradizione. Quindi che mi racconti tu della tua? Sono in una sede diversa dal solito, perciò questo a mano libera dietro è presente al mio libro, cioè praticamente sono nella stanza da letto, no, starò con la mia famiglia e adoro il Natale. Peraltro domani sera avremo un'importante registrata, insomma, con la rubrica che è partita da poco, che si chiama Don Chisciotte, presentata da Davide Clemente, e parleremo dell'aldilà e della morte, in effetti, perché per l'occasione presenteremo, quindi sarà invitata anche tu poi in futuro altre puntate di Don Chisciotte a parlare di temi interessanti, a parte la rubrica, insomma, che faremo assieme di Olistica Online. E quindi domani saranno la presentazione di questi due libri
uno di Adele Caprio che si chiama L'Aldilà, che peraltro è un libro scritto dai bambini, quindi è il concetto dell'aldilà dei bambini, e l'altro invece è il secondo libro della collana, insomma, di Antonella Maritan, che si chiama Ricordati di me. Poi il solito cenone, insomma, mi vedrò con gli amici, queste cose qui, ma come te adoro le feste, la casa è addobbata. Non credo nel Natale che ci hanno propinato la Chiesa, ma credo comunque, come dici tu, nell'aria di festa, nello stare assieme al caldo, nel cogliere un momento per stare assieme e insomma vivere in relazione agli altri in maniera diversa, insomma, dai soliti periodi, dagli altri periodi dell'anno, insomma. Mangerò tantissimo sicuramente, anche se non ho più la salute per mangiare come una volta, però cioè, appena mangio un po' sto malissimo, ti ripasso. Ok, beh, mi dispiace che abbia problemi di digestione, visto che queste feste ti chiedono di digerire tante cose. Adesso ho un attimo di appunti, perché effettivamente la tradizione di Yule non è semplicemente quella che vi ho spiegato, ha delle origini molto antiche, che hanno a che fare anche con, diciamo, non ti dico gli antichi romani, ma quasi, ecco, perché comunque nulla è slegato, cioè tutto quello che noi vediamo adesso è sempre legato a qualche cos'altro, no? Allora, le origini di Yule sono praticamente, sembra che ricordi che parta dalla parola anglosassone Yule, ok? Altri fanno derivare dal scritto Lul, L-U-L, mentre invece alcuni lo fanno arrivare da Yule con la J-U-L, che significa ruota, perché in effetti è vero, perché finisce la ruota dell'anno, capito? Quindi è inteso come chiusura di un anno, quindi una ruota, non a caso il ceppo che è rotondo. Non è che prendo un bastoncino così a caso, è un ceppo, una parte di un albero rotonda, pulita, ok? Che viene decorata appunto, eccetera, eccetera. Quindi una data che segna un punto definitivo della ruota dell'anno. Oppure c'è anche il padre Yule, che sarebbe Yulfur, ok? Oppure Yulnir, perché sai com'è, i popoli anglosassoni, mentre noi italiani abbiamo i dialetti e pensiamo che ce l'abbiamo solo noi, non è vero, perché anche gli anglosassoni hanno i vari dialetti, semilingue, eccetera, che sono tutte simili. Come cosa, però poi alcune sono proprio delle lingue, perché sono difficilmente comprensibili, e altre invece sono come il stesso concetto dei dialetti nostri, sostanzialmente, no? Ecco, sono nomi di Odino, ecco qua un altro Odino, che ci abbiamo riparlato di Veles, però c'è anche Odino, che ha a che fare con la cultura più celtica. Veles ha a che fare più con la cultura slava, comunque sempre uno importante, anziano con la barba, c'è, quello più potente di tutti. E sempre il concetto dell'omino con la barba più potente, ok, arriva prima che esistesse Babbo Natale, che normalmente dovrebbe essere Santa Claus e non il Babbo Natale inteso come noi lo intendiamo, cioè che arriva dopo, no? Santa Claus sarebbe San Nicola, che è quello che porta veramente regali ai bambini. Ok, l'iconografia del Babbo Natale, bianco e rosso, eccetera, diciamo che si vorrebbe apportare più che altro alla pubblicità della Coca-Cola, secondo alcuni, tanto per dirvi come si varia la cosa. Adesso siamo arrivati a una cosa più nostrana. Comunque, tornando a Babbo Natale vestito di rosso che tutti conosciamo, c'era un altro uomo vestito in modo diverso, che era praticamente un Babbo Natale che arrivava con la slitta, con le renne, però praticamente era più simile all'iconografia di Odino, ok? Quindi i greci usavano festeggiare, questa vedete che comunque è molto antica, i greci usavano festeggiare la celebrazione simile con un dio Cronos, che poi Cronos significa tempo, che con la battaglia fra Zeus e i Titani, mentre i romani festeggiavano il dio Saturno, che vi ho parlato prima, con Saturnalia, che era questa festa a metà dicembre e finisce con i primi di gennaio, quindi come vedi il periodo è quello. E poi gli schiavi venivano liberati durante il periodo di Saturnalia, quando ci si incontrava mascherati per le strade, si facevano lauti pranzi, scambiandosi regali di buona fortuna, cosiddetti strenne è scritto però strennae, ecco, ae, perché in latino ae si legge e,
ok? Quindi diventano le strenne natalizie che decoravano le loro case con ghirlande, alloro, alberi sempre verdi, l'albero sempre verde che mantiene le sue foglie tutto l'anno, simboleggia la persistenza della vita e anche attraverso il freddo e l'oscurità dell'inverno. Quindi il nostro decorazione con l'agrifoglio, perché l'agrifoglio fiorisce, diciamo, c'ha le sue bacchette in inverno e quindi ecco la decorazione dell'agrifoglio che c'è anche nel periodo di Yule, però qui ne parlavano nel periodo dei Romani, quindi come vedete nulla è slegato dall'altro, ok? Quindi l'oscurità, le campanelle, ok? Per sentire gli spiriti dei boschi, le campanelle sulle renne per avvisare la cosa, mentre in India abbiamo come tradizione usare dei campanellini alle caviglie delle donne o anche in Cina alle caviglie dei bambini. Ci sono due ragioni, uno per sentirli arrivare, l'altro per spaventare insetti e animali prima che tu arrivi. Quindi queste campanelle, poi abbiamo le campane nostre delle chiese, poi abbiamo i corni tibetani, abbiamo si chiamano wind chime, che sono i sonagli a vento. Quindi, come vedi, il suono delle campanelle, delle campane, eccetera, è in molte culture, in molti periodi, in molte cose. Quindi diciamo che il suono delle campanelle è anche perché risveglia. Poi abbinato anche alle fate che hanno i campanellini, quindi le fate hanno i fiori a campanella all'ingiù, tipo i mughetti, tipo le genzianelle, cose del genere che sono all'ingiù, per cui anche lì il fiore a forma di campanella, le fatine, i follettini, magari a volte avevano dei cappellini fatti con i fiori che sono campanelle, evviva! Peter Pan e campanellino, vedi come si intreccia tutto quanto, quindi tornando a Yule, il momento che i missionari hanno come inizio di conversione nei popoli germanici, adattano la tradizione cristiana con altri simboli e feste locali, per cui Yule viene poi trasformata in Natale, appunto, mantenendo però delle tradizioni originali. Quindi abbiamo detto che è un Sabbat. Che cos'è il Sabbat? Il Sabbat non è per forza una cosa brutta delle streghe. Sabbat significa una rappresentazione di in questo caso, cambiamento della nascita che dalla notte più lunga dell'anno va verso il giorno più lungo dell'anno. Okay? Quindi la rinascita dal buio verso la luce. Abbiamo parlato delle altre feste che ci sono anche in febbraio, secondo il calendario pagano, ok, celtico. Quindi il Natale ha a che fare con il Dio inteso come sole o come Cristo luce del mondo. In entrambi le situazioni, la tradizione dell'albero sempre verde, con le campanelline, i fiocchi che vengono messi come decorazione, ma c'è la tradizione dei nodi. La tradizione dei nodi qual è? Conoscete i braccialetti che si fanno i nodini? Conosci anche tu? Certo, certo. E spesso veramente provengono, li abbiamo ricevuti in spiaggia dagli indiani che camminano, insomma, in spiaggia. Quindi ricordatevi, quando comprate una cosa e l'omino ti dice ti faccio i nodi, tu dici ok, aspetta, esprimo un desiderio. Perché quando tu chiudi un nodo, che prendi e fai il nodo e poi lo chiudi, lì sigilli un pensiero. Se questo gli girano i maroni e dici ma porca puttana, devo solo vendere sto braccialetto, non ho venduto niente oggi, sigilla quello, capito? Tu dici aspetta un momento che sì, va bene, mi fai il nodo, però aspetta che esprimo un desiderio. Questo è. Quindi, come vi ho spiegato l'altra volta, delle candele di Natale in cui potete perdere lo sguardo e guardare nella fiamma per esprimere un desiderio, per vedere oltre, per vedere se è una cosa che desiderate oppure qualche cosa di importante per voi, ok? Adesso sapete anche del nodo, perché poi c'è tutta e poi c'è il macramè, che è una tecnica di nodi per cui tu crei dei tessuti, delle forme anche, e anche quella ufficialmente è una tecnica celtica di decorazione, però se la vai ad abbinare ai nodi sai quanti ne puoi desiderare di cose ogni volta che fai un nodo, perché il macramè è un incrocio di fili
con dei nodi che poi creano delle forme, si fanno degli orecchini, si fanno delle collane, eccetera. È un lavoro che ha a che fare con la cultura celtica, però comunque ha a che fare, c'è anche, diciamo, in questo periodo Natale in cui si fanno, volendo, le decorazioni con dei fiocchi rossi, ovviamente, perché il rosso è il colore di questa cosa qui, che ha a che fare con il verde e con il bianco e poi con l'oro, che sono tutti i colori che poi nella adesso va tanto di moda la cromoterapia. Non so se avete seguito che ci sono anche dei personaggi famosi, e non faccio nomi perché il primo ha fatto, come dire, scandalo, perché si è fatta per farsi carina, visto che la natura non l'ha dotata molto, si è fatta consigliare degli abbigliamenti cromoterapici per la sua carattere, quindi è un personaggio sul quale si è discusso, non faccio nomi perché poi dopo si va nella politica, no? Comunque, ecco, ha fatto questa cosa qui che per vedere qual era la più carina, perché tanto non la natura, ripeto, non l'ha fatta proprio, oddio, ognuno è com'è, come si dice a Napoli, ogni scarrafone è bella a mamma sua, com'è che si dice, visto che sei napoletano? Ogni scarrafone è bella mamma sua. Quindi, tornando a questa cosa qui, l'abete è triangolare e quindi c'è il discorso del triangolo della punta dal basso verso l'alto di energia. È verde, il verde è un colore del chakra, le chakra del cuore, solitamente un po' meno verde, un po' più color pastello, però quello dell'abbinato al chakra del cuore, però comunque è un colore di equilibrio, ok? L'oro, perché chiaramente oro, incenso e mirra, tornando, no? E quindi c'è questa cosa dell'oro. Dopodiché, tornando ai fiocchi, potete fare questa cosa se fate qualcosa in famiglia, suggerimento, andate a comprare un nastro, anche quelli economici, perché non ha importanza che sia di un qualsiasi tessuto, va bene che sia come sia, e quindi fate dei fiocchi chiudendo il desiderio. Ok, si fa prima di Natale e poi dopo, ufficialmente dopo Natale si scioglie, se no lo fai a Natale o sciogli a Capodanno, per cui lasci andare il desiderio che hai chiuso nel tuo fiocco sull'albero, lo lasci andare snodando, non è che dovete fare il doppio nodo, un fiocco normale, snodandolo con il nuovo anno. Ecco un'altra cosa che potete, quindi fiamma della candela per previsioni, desideri, eccetera, il fiocco dei desideri, eccolo là. Dopodiché l'abete decorato è un esempio tra il sacro e, diciamo, non il profano, il sacro perché se tu effettivamente lo fai con cuore, con amore, eccetera, ci si mette tutta la famiglia con i canti, cose del genere, è un momento di gioia, un momento di comunione, no? In cui si festeggia la gioia tutta moltiplicata, chiaramente crea questo. Ecco, poi quindi si sta insieme, e quindi adesso va tanto di moda la parola resilienza. Quindi le decorazioni, poi c'è l'agrifoglio, nel quale abbiamo parlato prima, e il vischio. Il vischio è curiosa come cosa, perché il vischio di per sé è una pianta parassita, non è una pianta di per sé, è una pianta parassita che cresce su determinati alberi, quindi non ha le radici nella terra, ma cresce su degli alberi. Ora non so come faccia ad arrivare lì perché a livello di giardinaggio non mi sono mai interessata, però effettivamente ha questo. Quindi questa tradizione che comunque il bacio sotto al vischio, il vischio è importante, è curiosa perché comunque di per sé è una pianta parassita, però in questo periodo viene vista come pianta, non ti dico sacra, però propizia, ok? A livello non mi sono informata, ad essere sincera. Poi tornando, perché diciamo gli si dà al vischio, all'agrifoglio ma anche al vischio, delle proprietà magiche protettive. Ora non so di più, scusate, questa non la so di più. Ecco, però comunque tornando a Odino, il dio principale della mitologia norrea. Invece per quanto riguarda la slava c'è Veles, e quindi come vedete però sono sempre, ripeto, iconograficamente come noi abbiamo il nostro Dio Padre, più o meno sono tutti degli omoni di una certa età e di una certa possenza. Il nostro Dio Padre non è visto come uomo possente e forte, mentre Odino sì, nella cultura norrea celtica sì, perché è un guerriero, e Veles anche è un guerriero, Veles anche è un guerriero, hanno a che fare con la foresta, quindi col bosco, con la forza. Nella foresta tipo Iperdelma, nella foresta ci sono gli animali pericolosi, ma è anche un rifugio, ci sono le fate, ci sono gli gnomi, ci sono gli elfi,
e quindi c'è tutta una vita che non è solo quella che vedi, ma è una vita oltre a quello che vedi. Poi ogni albero ha una sua storia. L'albero per eccellenza della genealogia è la quercia, perché è un albero che mette le sue radici e va nel tempo ad oltranza. Sono delle querce, oddio, qua in Italia tagliano tutto, quindi è difficile trovare delle querce centenarie, però ce ne sono dove non è passata, diciamo, il giardiniere del comune, perché sono quelli che fanno più danni, scusate chi fa questo lavoro, però è vero, perché non si può tagliare un albero, perché ai rami dell'albero sono le braccia e le foglie sono il respiro. Quindi tu tagliare ad oltranza un albero togliendogli le braccia e il respiro significa togliere ossigeno anche a noi, ok? Però siccome dice, vabbè, taglio tutto così prima di 2 anni non ripago quelli che tagliano, è un altro concetto, però effettivamente non è così che si dovrebbe votare. Ecco, quindi, ok, noi torniamo a bomba a questo, all'albero di Natale. Durante il periodo migliore si dice che Odino cavalcasse nei cieli col suo destriero a 8 zampe. Quando faremo le varie cose sulla, come posso dire, sull'olistico e se poi qualcuno segue la trasmissione che sto facendo anche sempre su Radio No Limits, lì parliamo del Gange, abbiamo parlato anche delle divinità vediche che hanno più braccia e che hanno sempre delle cavalcature. Se qualcuno vuole curiosare, insomma, c'è anche su No Limits, sono io quest'anno parlo un sacco Radio No Limits. Comunque lì parlavamo di queste cose e tutti questi personaggi importanti hanno sempre delle cavalcature. In questo caso il destriere a 8 zampe. Pensate un po' se vi ricordate da qualche parte un simbolo a 8 zampe. Dovete andare un po' indietro, adesso se ne vedono di meno, però prima c'era un periodo dove lo vedevi per forza perché uno degli unici, domanda, scrivete nei commenti, vediamo chi indovina, si chiama Sleipnir, lasciando doni ai suoi fedeli. Quindi lui cavalca con questo destriero a 8 zampe che noi abbiamo visto come il simbolo dell'Agip, ok? La 8 zampe o 6, insomma, comunque sappiate che ha a che fare sempre con queste simbologie qui. Non è un caso, non è un caso. Quindi lasciando doni ai fedeli, inteso come fedeli, no? E scendendo appunto dai cieli e riecheggia la slitta volante, quindi il Babbo Natale tranata dalle renne, perché le renne hanno 4 zampe e quelle, diciamo, quello ce n'era un po' di più, ma sappiate che tutti questi personaggi mitologici stanno, l'unico che non viaggia su nulla è il nostro Padre Nostro, che a quanto sembra, secondo quello che ci viene spiegato, è su una nuvola. Su un trono, ma su una nuvola. Poretto sta sempre fermo lì, secondo la nostra iconografia. Mentre invece gli altri viaggiano tutti, si muovono tutti, ok? Quindi è una festa del sole che va a riposarsi sostanzialmente per poi riemergere, no? E quindi attraverso il fuoco, ecco perché il fuoco, sempre la fiamma, il fuoco, la candela anche. Quindi il ceppo di Yule è un ceppo dell'anno prima che viene poi conservato, poi viene bruciato in questa festa per il nuovo ceppo, che viene decorato appunto con aghi di pino, insomma, rami di pino, bacche, ne abbiamo già parlato, eccetera. Quindi che cosa succede? La cosa importante di questa volta è che una volta che viene bruciato il ceppo, si conserva la cenere, che serve per proteggere la casa durante l'anno, quindi si può mettere la cenere sulla soglia di casa, sui bordi delle finestre, oppure su un perimetro della casa anche, serve per proteggere, quindi c'è questa cosa simbolica della cenere come protezione, ok? Perché, beh, adesso vi dico una carina, chi ha l'orto e ha le lumache, chiocciole, è una delle cose per evitare che ti vanno a mangiare l'insalata e le cose, è mettergli la cenere intorno. Vedete come le cose vanno a collegarsi. E poi, ancora che cosa c'è? Un sacco di roba.
quindi andiamo un po' più avanti perché c'è anche altre cose. Ecco, la Montessori per esempio ha preso questa cosa qui e ha fatto fare degli alberi di Natale con il feltro. Il feltro praticamente che cos'è? È un filo praticamente di lana cotto tanto e quindi impaccato praticamente, che si ritaglia, ritagliarlo insomma con le forbicine normali ti sbacchi le mani. Comunque poi ci sono anche la tradizione faceva anche incartare i pacchi con la carta diciamo del pane o capito, si facevano anche queste cose, si facevano molti lavoretti a mano, molte cose. La cosa interessante è appunto il ciocco di Yule, perché appunto è diventato poi un dolce, ok? Quindi abbiamo il tronchetto, anche il tronchetto agile, eccetera. L'idea è sempre quella, non credete che hanno fatto grandi cose, perché se tu vai a fare in dolce il rotolo di cioccolata, poi dopo lo decori con la panna, con le cose, ci metti i pupazzini, ci puoi mettere quello che vuoi, ci puoi mettere tutti i dolcetti vari in zucchero che si possono, decorazioni che si possono mettere, ecco lì, se poi dopo a volte sono molto carini perché poi sono dei rotoli anche non solo in cioccolata, magari fanno la sfoglia, ci mettono dentro la cioccolata, altre cose, poi lo arrotolano, decorano sopra e quindi dopo ci puoi mettere la casettina, le varie cose, e quindi ha come posso dire, una cosa, anche le ricette in America si fanno i dolcetti in pan di zenzero, ok? Quindi c'è tutta questa cosa qui. Ecco, la tradizione precristiana del paganesimo ci sono molti rituali fino ad arrivare a Natale e per prepararsi al solstizio d'inverno, e poi si fa un grande fuoco e si festeggia questo giorno del solstizio di notte con un fuoco, con canti e cose di questo tipo. Altro oggetto sono quelli che avete visto sicuramente in paglia, sono come dei cavallini, in realtà è una capra, e la capra ha le corna ed è un animale forte e coraggioso, non per nulla ci sono poi quelle tipo di capre che si arrampicano sulle rocce, capito? Cioè ci sono tantissime cose che si mettono insieme. Allora, che cos'è che ho segnato ancora? Che se no, ecco, secondo un certo racconto, Ioletitudine è una festa della metà dell'inverno celebrata fin dal IV secolo tra popolazioni gotiche tedesche ed è collegata alla mitica caccia selvaggia del re Odino nordico e anglosassone e quindi praticamente c'è questa cosa e quindi si festeggia poi in febbraio, come dicevamo, la festa di Imbolo che ti porta a nuovi giorni di luce. Eccetera eccetera, penso di aver detto il grosso. Poi sì, perché sennò poi la ricetta magari qualcuno voleva la ricetta del tronchetto di cioccolata, me l'ho trovata da qualche altra parte, quella sinceramente. Però tornando al mio libro, chi per caso vuole prendere come si chiama, il Grimorio di Yule, troverà che appunto c'è lo spazio per mettere che siano ricette culinarie o che siano delle ricette, nel senso qualche rito o rituale che siete abituati a festeggiare, quindi vi segnate ciò che vi serve, candela, vi segnate quello che vi serve e poi mettete nella parte di spiegazione lo svolgimento, così avete un prontuario che il periodo di Yule già ce l'avete. Il calendario dell'avvento, dei regali eccetera ha a che fare sì, con l'avvento inteso come preparazione per il Natale e preparazione per l'anno nuovo. Quindi il calendario dell'avvento con i regalini dentro, i cioccolatini, tutte queste cosine carine, ha a che fare sempre con un discorso proprio di regali, di abbondanza, di gioia, di felicità. Ecco, questo è il concetto. Passo a te la parola, Giuseppe. Penso che siamo quasi in conclusione, no, dalle parole che hai detto. Ci mostri cosa tratterà la tua rubrica che partirà a gennaio, insomma, Olistiche Online? Diciamo che questa idea è un'idea di Giuseppe e mi fa molto piacere. Spero che ci siano tante persone ad ascoltare, perché se no
tutto sto lavoro per chi lo facciamo? Io le cose le so, a Giuseppe le posso raccontare in telefonata, e se però ci serve la vostra partecipazione, questo è il punto. Sostanzialmente io sono un coach olistico e quindi, come vi accennavo, quest'anno ho anche questa collaborazione con No Limits Radio, con la trasmissione L'Altro Dove, in cui si parla ufficialmente di archeologia, ma archeologia inteso con mitologie e leggende. E quindi abbiamo parlato del Gange, e poi ci sono tanti altri argomenti. I 2 trasmissioni che abbiamo fatto sul Gange sono stati degli ascolti incredibili, quindi l'idea, Giuseppe, io la colgo, perché mi auguro che anche l'impegno di Giuseppe nel portare avanti tutte queste cose abbia tutti questi 1000 ascoltatori, perché vi dico, io sono stupita per la prima parte del fiume Gange, che abbiamo parlato, che ripeto in 3 parti perché non ce n'è mai abbastanza, le trasmissioni sono tutte di un'ora, e poi sapete, mancano gli argomenti, e quindi la prima era 230.000 ascolti e la seconda puntata 256.000 ascolti. Quindi, dicendo ciò, dico, voi che ascoltate qua Giuseppe che si impegna tanto, fate 1000 ascolti, digitate, iscriviti con la campanellina, perché questa funzione ha anche la trasmissione, perché se noi facciamo un discorso olistico e io non so che cosa vi interessa, voi dite, ma guarda quella di che parla, a me questo non mi interessa. E no, noi vogliamo che scrivete nei commenti gli argomenti che volete, perché così se io ho conoscenza, perché potrei non averla, però se io ho conoscenza vi sciorino tutto quello che so, e se fate domande io vi rispondo alle domande. Io ho cominciato ufficialmente nel 97, per cui vi dico, iscrivetevi al canale, seguite la trasmissione e mettete non solo like ovviamente, ma mettete anche le vostre domande, vi prego, domande intelligenti. Se ci sono delle domande doppie ovviamente si risponderà nell'insieme, quindi seguite in modo da poter avere le vostre risposte in diretta dove si può e come si può, ovviamente. Quindi se vi manca il sole esterno, quindi la gioia degli altri, tiratela fuori da dentro. È uno degli argomenti che ci saranno nella trasmissione, perché io quello che faccio è insegno alle persone a tirare fuori il meglio di loro stessi, indipendentemente da tutto quello che c'è fuori, che può essere anche fangazza, schifosa, ma tu da dentro hai un meraviglioso mondo di luce, di sole e di fortuna. Quindi vi saluto anch'io. Giuseppe, ti ridò la parola così ti fai la risata in diretta, perché sta ridendo che voi non vi immaginate, se non guardate con attenzione vedete che se la ride la grossa. E quindi vi auguro un buon Natale, buone feste, buone Yule. I suggerimenti per passarli bene ve li ho dati, quindi baci e abbracci. Ci rivediamo con gli altri libri, perché ne ho una valanga, e con l'altra trasmissione per la quale elaborate domande e scrivetele sotto i video, che poi Giuseppe, se non le vedo io Giuseppe me le fa sapere, e così prepariamo man mano le varie puntate. Olistiche online e energia pura. Perfetto. Visto. Ciao a tutti, Maria, noi ci salutiamo in retroscena. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà, lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità